Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo video parliamo di Lucio Giunio Bruto, il primo console di Roma, un personaggio importantissimo e del quale secondo me non si parla mai abbastanza. Anche su YouTube non ci sono molti video in italiano sull'argomento, ecco perché ho deciso di dedicargliene uno. Un po' ne abbiamo parlato nel video precedente, quello su Tarquinio il Superbo, che vi invito a guardare prima di proseguire con la visione in modo da avere un quadro chiaro della storia che andremo a raccontare, ma non vi preoccupate, faremo comunque un riepilogo. Prima di iniziare, come al solito, sapete già cosa dovete fare, vero? Esatto, iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi se non lo avete ancora fatto. Dopodiché direi di iniziare con questa storia. Iniziamo facendo un passo indietro per spiegare il contesto storico nel quale si svolgono i fatti. Nella Roma monarchica vigeva una diarchia, ovvero il potere veniva esercitato da una persona e da un organo con la stessa autorità, quindi il re e il senato. Ed era buona norma che ogni decisione che il monarca prendeva venisse sottoposta prima ai senatori, quindi in pratica non poteva decidere tutto da solo. Inoltre il Senato gestiva l'interregno, il vuoto di potere che si creava con la morte del re prima che ne venisse eletto un altro, il quale doveva essere proposto all'aristocrazia, approvato dal popolo e naturalmente approvato anche dagli dei. Con l'avvento dei re etruschi, quindi da Tarquinio Prisco in poi, questo sistema inizia a sbilanciarsi sempre più a vantaggio del re, che detiene sempre più potere, e questa situazione degenera del tutto nel 535 a.C., con Tarquinio il Superbo, che instaura la dittatura fregandosene altamente del Senato. In questo clima di tensione, forse nei pressi della città di Collazia, nasce il nostro Bruto, membro della gens Giunia e nipote di Tarquinio il Superbo da parte di sua sorella. Tarquinio non si fa nessun problema a uccidere i suoi oppositori e tra questi ci sono anche il padre e il fratello maggiore di Bruto, che da quel momento in poi, per salvarsi e non fare la loro stessa fine, inizia a recitare la parte dell'idiota, del fesso. Così Tarquinio non vede in lui una minaccia e, mosso a compassione, decide di adottarlo. E dunque Bruto cresce nella dimora dei Tarquini e naturalmente i suoi atteggiamenti strani lo rendono lo zimbello di corte, infatti i figli del re lo prendono spesso in giro. Ma con il passare degli anni Bruto inizia a dosare questi atteggiamenti bizzarri, in modo che il re gli cominci ad affidare degli incarichi. E infatti un giorno ottiene quello più importante, il ruolo di tribuno dei Celeri, niente meno che il responsabile della guardia armata del re. Ma oltre a fare carriera, Bruto conosce e si innamora di una donna di nome Vitellia, con la quale ha due figli, Tito e Tiberio. Un giorno a Roma, secondo Dionigi di Alicarnasso, scoppia una pestilenza, l'inequivocabile segno della collera divina, che si era già manifestata ai re del passato, e in questa occasione Bruto chiede al re di trasferirsi a Collazia con la famiglia per scampare al morbo. Quando Bruto torna a Roma, Tarquinio è sconvolto perché è successo qualcosa che lo ha turbato profondamente e qui le fonti narrano diverse situazioni che comunque il re interpreta come cattivi presagi. Famoso è il racconto del serpente che sbuca fuori da una colonna nella reggia di Tarquinio, mettendo in fuga i presenti. Un animale temuto non solo perché è velenoso, ma perché è a stretto contatto, poiché striscia, con il regno dei morti. Un'altra fonte racconta che nel giardino privato del re, che nonostante sia un infame ha il pollice verde e adora i suoi fiori, arrivano degli avvoltoi che scacciano una coppia di aquile uccidendo i loro piccoli. Considerando lo stretto rapporto con la religione dell'epoca, specie se parliamo degli Etruschi che avevano sviluppato una vera e propria scienza della divinazione, non sorprende che Tarquinio si preoccupi, anche perché non è che avesse proprio la coscienza pulita. Così decide di inviare a Delfi per interrogare l'oracolo sul significato di questi presagi i due figli Tito e Arrunte e con loro invia anche Bruto, forse più come compagno di beffe che non come compagno di viaggio. Una volta giunti a Delfi e interrogato l'oracolo sul significato di questi presagi, i tre si sentono dire che il prossimo uomo a governare Roma sarà colui che bacerà per primo la madre. E solo il nostro falso sciocco, Bruto, capisce che quelle parole si riferiscono alla terra, così finge di inciampare e bacia il suolo.
mentre al loro ritorno a Roma Tito e Arrunte riempiono di baci e di attenzioni la madre Tullia. Nel frattempo Tarquinio, nel tentativo di placare gli dei, aveva ripristinato i sacrifici umani dei bambini, una pratica già da tempo eliminata poiché troppo estrema, e ovviamente questo non fece altro che far infuriare ancora di più il popolo che già non lo sopportava. Di lì a poco Tarquinio organizza anche una campagna militare contro la città di Ardea e durante l'assedio accade che l'altro suo figlio Sesto violenta la moglie di un suo congiunto, Lucio Tarquinio Collatino. Quella donna, che si chiamava Lucrezia, convoca a casa il padre in compagnia dell'amico Publio Valerio e il marito Collatino in compagnia di Bruto. Racconta loro cosa è successo e per la vergogna si toglie la vita di fronte a tutti. E questo è proprio il momento che Bruto stava aspettando, quindi smette di recitare e insieme a Collatino capeggia la rivolta popolare contro il re, che da questo momento perde per sempre la sua carica insieme alle insegne regali, quindi addio a scettro e corona, mentre i suoi poteri vengono trasmessi a Bruto e Collatino in qualità di consoli. Va detto però che non tutti i simboli della monarchia vengono soppressi, infatti vengono mantenuti i littori con i fasci e il loro compito di sorvegliare i consoli a turnazione. Una volta conquistata Roma, Bruto monta a cavallo e corre verso Ardea per sollevare anche l'esercito contro Tarquinio, che nel frattempo è tornato a Roma per sedare la rivolta, ma ha trovato le porte chiuse ed è stato costretto all'esilio insieme alla moglie e ai suoi figli. Bruto e Collatino sono ora due magistrati supremi con pieni poteri e che hanno non pochi compiti da svolgere, in quanto vogliono ripristinare la forma di governo che c'era sotto Servio Tullio. Prima di tutto si occupano di ridare pieni poteri al Senato e di ripristinare il numero dei senatori a 300, considerando che questo numero prima era stato ridotto. Poi aboliscono immediatamente i sacrifici umani voluti da Tarquinio e istituiscono nuovamente tutta una serie di riti e di festività religiose che erano state trascurate, come le nundiane, ovvero le riunioni nei giorni di mercato. In questa occasione, su richiesta di Bruto, viene istituito anche il culto di Carna, una ninfa che aveva il compito di proteggere le soglie delle case e i neonati dalle streghe, ossia degli uccelli simili alle arpie. Ma naturalmente, oltre a tutto ciò, i due consoli devono riorganizzare l'esercito per mobilitarlo contro Tarquinio, che nel frattempo si sta organizzando per riprendersi Roma grazie all'aiuto dei popoli etruschi alleati. Inoltre, il re deposto può ancora contare sul sostegno di alcuni membri dell'aristocrazia romana scontenti per la nuova forma di governo che si sta istituendo, poiché avvantaggia più la plebe che i ricchi. E quindi qualcuno, stuzzicato da promesse di future ricompense o cariche politiche, potrebbe essere pronto a favorirne il ritorno. Dionigi di Alicarnasso ci racconta infatti che Tarquinio invia degli ambasciatori a Roma per discutere la restituzione dei suoi beni e delle sue ricchezze con i due consoli, cosa che naturalmente Bruto non vuole perché il sovrano in questo modo potrebbe finanziare ancora di più una guerra contro Roma. Ma in realtà lo scopo di questi ambasciatori è un altro, ossia favorire il ritorno di Tarquinio avvicinando e corrompendo alcuni nobili, tra i quali ci sarebbero anche dei membri della famiglia di Collatino e i due figli di Bruto, Tito e Tiberio. I congiurati si incontrano quindi in segreto per discutere il da farsi e tengono informato costantemente Tarquinio attraverso delle lettere, ma per loro sfortuna queste vengono intercettate da uno schiavo di nome Vindicio, che non sappiamo se serva la famiglia di Collatino o di Bruto, e vengono consegnate a un amico di fiducia dei consoli, ovvero Publio Valerio. Valerio fa immediatamente arrestare tutti i congiurati e avvisa i consoli. E chiaramente da qua in poi succede un vero e proprio casino. Viene quindi convocata un'assemblea per decidere il da farsi e i due consoli sono in una posizione delicata perché, seppure indirettamente, sono stati tutti e due coinvolti nel complotto. Ma quello più a rischio è Collatino, perché ricordiamolo, si tratta di un parente di re Tarquinio e questo suo rapporto di parentela ovviamente in un momento del genere non gioca a suo favore. Collatino, suo malgrado, è costretto a rinunciare alla sua carica di console e a lasciare Roma, e quindi Bruto rimane l'unico al potere, ma anche lui ha un problema da risolvere e deve giudicare i suoi figli che hanno preso parte alla congiura.
ma con incredibile fermezza decide di anteporre i suoi doveri di console a quelli di padre, condannando a morte pubblicamente i suoi figli, che vengono prima frustati e poi decapitati. In tutto ciò, lo schiavo Vindicio, per il suo gesto, viene ricompensato con la libertà e la cittadinanza romana. Quindi in pratica è l'unico che ne è uscito veramente contento. Nonostante il tentativo di corruzione sia fallito, Tarquinio non ha nessuna intenzione di rinunciare al potere e muove contro Roma le truppe alleate di Veio e Tarquinia. E anche Bruto mobilita l'esercito in compagnia di Publio Valerio, che è subentrato al posto di Collatino in qualità di consul suffectus. I due schieramenti si fronteggiano nella battaglia della Selvarsia, dove Arrunte, uno dei figli del re a capo della cavalleria, riconosce Bruto da lontano, circondato dai littori, e furente per il tradimento del cugino gli si scaglia contro. Bruto se ne accorge e da fiero comandante muove a sua volta la cavalleria rispondendo all'attacco. I due corrono velocemente l'uno verso l'altro e si scontrano violentemente, trafiggendosi a vicenda con le lance, e poi cadono da cavallo, morenti o già morti, ancora attaccati per le aste. Valerio, rimasto senza il suo collega, porta avanti la battaglia che si svolge in modo confuso e violento e alla fine tanti sono i morti che non si capisce chi dei due eserciti abbia vinto. Ma Tito Livio ci narra che dal bosco vicino la voce del dio Silvano si solleva dicendo che gli Etruschi hanno perso un uomo in più e quindi la vittoria è dei Romani. Vabbè. Dopo la battaglia, il corpo di Bruto viene portato a Roma e il giorno seguente Valerio presiede al rito funebre elogiando le qualità del collega. Un giorno memorabile non solo perché rappresenta uno dei primi esempi di laudatio funebris, ovvero l'orazione pronunciata alla morte di un personaggio illustre, ma anche perché da quel momento in poi il nome di Bruto rimarrà indissolubilmente legato alla nascita della Repubblica Romana. E ora cerchiamo di analizzare nel dettaglio questa storia per capirci qualcosa in più, anche se tentare di farlo per quanto riguarda un'epoca storica così remota, di cui le poche fonti che abbiamo a disposizione sono peraltro state scritte molto tempo dopo e differiscono in alcuni punti, lascia un po' il tempo che trova. Partirei con il dire che ci sono alcuni aspetti della sua vita un po' strani, cioè ad esempio il fatto che lui riesca a fingere per anni e anni di essere un idiota. Certo, non è impossibile, ma è abbastanza difficile non farsi sgamare. Ad ogni modo, sembra che ci riesca alla perfezione, tanto che, secondo Aulo Postumio Albino, che fu console nel 151 a.C., Bruto era solito mangiare fichi acerbi conservati nel miele, cosa che solo uno sciocco potrebbe fare. Sarebbe da assaggiarli, magari non fanno così schifo. Anzi, se vi va di provare, poi mi scrivete nei commenti come sono. Questo, misto ad altri atteggiamenti strani, tra cui il modo di parlare, spesso fatto di grugniti più che di parole, è sufficiente a renderlo veramente un idiota agli occhi di tutti. Quindi immaginatevi lo stupore che devono aver provato il padre e il marito di Lucrezia quando Bruto raccoglie il pugnale con il quale lei si è suicidata e con un atteggiamento e un carisma mai visto prima giura di rovesciare Tarquinio il Superbo. Uno shock pauroso. Non abbiamo molte informazioni riguardo questa sua recita, però è plausibile pensare che fossero a conoscenza della sua vera natura quantomeno la moglie e i figli, o comunque delle persone a lui legate sentimentalmente, il che giustificherebbe come mai dopo la morte di Lucrezia lui si infervori tanto. Secondo una fonte alternativa, infatti, Bruto potrebbe essere stato lo zio materno di Lucrezia, se non addirittura il padre, mentre per tradizione questo ruolo lo riveste Spurio Lucrezio Trecipitino. E poi c'è il fatto che durante la sua vita, come abbiamo detto, Bruto ottiene degli incarichi, fino a rivestire il ruolo di tribuno dei Celeri. E se davvero era considerato uno sciocco, è inverosimile che arrivi ad avere tutte queste responsabilità. Anche perché la parola stessa, Brutus, significa pesante, ottuso, stupido, insomma è molto dispregiativa e ci dà una perfetta idea di come lui venisse considerato. Bruto ci viene presentato come un uomo di saldi principi, pronto ad anteporre al suo amore paterno la figura del console, quindi il bene di Roma e della Repubblica, tanto che appunto decide di condannare a morte i suoi figli e di recidere la sua discendenza. E questo lo rende il romano perfetto a cui rifarsi nei secoli futuri.
E se la determinazione di Bruto era così grande, non sorprende che Cicerone avanzi l'ipotesi che lui stesso possa aver tramato contro Collatino per rimanere l'unico console in carica, perché seppure non aveva nulla contro di lui, non poteva permettere che la sua parentela con Tarquinio il Superbo compromettesse la nuova forma di governo che con tanta fatica stava cercando di costruire. Ma c'è anche chi vede in questo un abuso di potere bello e buono, perché d'altronde anche Bruto è cresciuto con i Tarquini, era un membro della famiglia a tutti gli effetti, ma ciò che lo ha salvato era il non portare il loro nome. Diversi secoli dopo, un altro Bruto cercherà di replicare le sue gesta ponendo fine a una situazione simile, dando il colpo di grazia a Giulio Cesare. Marco Giunio Bruto era infatti considerato un discendente del fondatore della Repubblica, cosa confermata da Plutarco nel suo Vite Parallele, ma che, secondo Dionigi di Aricarnasso, sarebbe falso, poiché afferma che Bruto morì senza eredi. Ma qui interviene anche Posidonio, uno storico e filosofo greco, che ci racconta di un terzo figlio che all'epoca dei fatti era più giovane e che alla fine sopravvisse. Come vedete le teorie qui si sprecano, ma quello che ci interessa è l'importanza del nome Bruto, dapprima considerato negativo e successivamente diventato molto importante. Infatti, probabilmente Marco Giunio Bruto uccise Cesare perché obbligato a dover dimostrare di essere degno di quel nome, di essere degno del suo antenato, anche se probabilmente i romani sapevano benissimo che non c'era alcun legame di sangue tra i due, ma era il nome che contava. E infine spendiamo due parole sulla nascita della Repubblica, che per convenzione viene identificata nell'anno 509 a.C., quando Tarquinio il Superbo viene cacciato da Roma. Chiaramente è una semplificazione della faccenda, poiché la Repubblica si è formata nel tempo. Infatti, dire che Bruto ha fondato la Repubblica è riduttivo, piuttosto ha ripristinato una monarchia costituzionale, ovvero che teneva conto delle istituzioni, prima che Tarquinio il Superbo rovesciasse la situazione a suo vantaggio. Ma in fin dei conti ci si può anche accontentare di questa semplificazione, poiché dal 509 in poi non ci saranno più re a governare Roma, sempre che l'archeologia un giorno non ci dimostri il contrario. E dunque siamo arrivati alla fine di questo video. Io vi ringrazio davvero per averlo guardato fino a questo punto. Vi invito a lasciare un mi piace, a lasciare un commento e a condividere più che potete, perché ognuno di questi gesti è di grande supporto a questo progetto di divulgazione. Un saluto a tutti e a presto!